Ciao a tutti, oggi vi voglio presentare una focaccia dolce che è una focaccia tipica del Basso Piemonte. La realizzazione di questa focaccia è come quella del tipica Ligure, ma termineremo con l'aggiunta di zucchero ed uva. Quindi per adesso procediamo con l'impasto della focaccia. Per l'impasto della focaccia utilizziamo, qui ho messo 400 grammi di farina zero, perché come vi ho già detto io amo le farine meno raffinate. Qui abbiamo 150 grammi di manitoba, questa serve perché vi dirò pian pianino, per una lunga lievitazione. Poi abbiamo 15 grammi di sale, 7 grammi di lievito essiccato, 20 grammi di olio. Qua abbiamo il malto d'orzo che serve per aiutare la lievitazione e 400 grammi di acqua. Mescoliamo le due farine. Poi possiamo procedere o con l'impastatrice o potete anche impastare a mano, come più gradite. Mettiamo l'acqua all'interno della nostra planetaria, tutta. Aggiungiamo un cucchiaino di malto, o se non avete il malto lo zucchero o del miele. Questo darà una doratura più bella alla vostra focaccia. Aggiungiamo il nostro lievito e attiviamo l'impastatrice. Non mettiamo il sale perché il sale va messo quasi alla fine dell'impasto per ottenere una migliore lievitazione. Ora aggiungiamo pian pianino la nostra farina. Molti partono dalla farina e poi aggiungono l'acqua. Io dopo vari esperimenti ho provato che mettere prima l'acqua e poi la farina consente di ottenere un impasto decisamente migliore. Impastiamo per qualche minuto. A questo punto aggiungiamo il sale nell'ultima farina rimasta, mescoliamo ed andiamo ad aggiungerlo. Come ultimo ingrediente aggiungeremo l'olio. Adesso andremo ad aggiungere l'olio. Questo consentirà di ottenere un impasto bello omogeneo. Come potete notare ho lasciato l'impasto molto più idratato, quindi non troppo duro ma piuttosto morbido. Cerchiamo di impastare almeno per 10 minuti. Trascorsi circa 10 minuti, togliamo il nostro impasto dalla planetaria. Ungiamo un attimino le mani per poter staccare meglio il nostro impasto. Come vedete è un impasto molto idratato. Trasferiamo nella nostra ciotola, chiudiamo ermeticamente la nostra ciotola e lasciamo riposare l'impasto per circa un'oretta a temperatura ambiente e poi lo mettiamo nel frigorifero e domani mattina lo andremo a stendere. Buongiorno, eccoci qui. Come vi avevo detto, vi avevo lasciato che abbiamo riposto in frigorifero il nostro impasto.
Ora l'impasto l'abbiamo tolto dal frigorifero e guardate il risultato ottenuto. Come potete notare, l'impasto ha continuato la sua lievitazione, anche se più lentamente. Questo perché, come voi saprete, la temperatura influisce molto sulla lievitazione e il metterla nel frigorifero comunque sia non blocca tale fenomeno. Ricordiamoci che i lieviti sono organismi viventi e sono quelli che consentono di trasformare tutti gli amidi contenuti nella farina in zuccheri, e come tali poi sono quelli che consentono la formazione delle famose bolle classiche dell'impasto. Ora prendiamo una teglia. Per il nostro impasto, per il quantitativo che abbiamo utilizzato, io utilizzo una teglia all'incirca di 60 x 40. Oggi faccio una teglia un po' più grossa perché arrivano i miei figli e quindi loro sono amanti di focaccia e ne vanno veramente ghiotti. Prendiamo l'olio. Ungiamo bene la nostra teglia. La ungiamo in tutte le sue parti. Poi, se volete, potete mettere sul fondo della teglia una piccola spolverata di farina di mais, che rende più croccante la nostra base. Giusto una piccola spolverata. Ora utilizziamo il nostro tarocco. Ovviamente l'impasto è freddo, pertanto avrà bisogno adesso di tornare ad una temperatura idonea alla corretta lievitazione finale. Vedete com'è bello? Lo rovesciamo. Vedete com'è pieno di bolle? Ora ci aiutiamo con un po' d'olio e lo stendiamo un pochettino. Ovviamente l'impasto adesso, essendo freddo, ha bisogno di rilassarsi, quindi lo dovremo lasciare riposare un pochettino. Io vi consiglio sempre di lasciarlo riposare nel forno a luce spenta a 60 gradi. La temperatura ideale per la lievitazione è intorno ai 28-30 gradi, pertanto dobbiamo riportarlo a questa temperatura. Ecco qua. Ora mettiamo in forno per circa una mezz'oretta e poi ci rivediamo. Circa mezz'ora, forse 40 minuti. Come potete vedere, il nostro impasto ha raggiunto la corretta lievitazione. Vi ricordo che l'impasto è quello della focaccia tipica ligure, ma noi oggi, oltre alla focaccia tradizionale, la faremo dolce. Quindi terminiamo di stenderla. Dolce, come vi dicevo, come si usa nel Basso Piemonte. Qua abbiamo la nostra uva precedentemente lavata. Ora prendiamo gli acini e li tagliamo a metà. Li priviamo dei semini. Quindi prendiamo i nostri acini e incominciamo
a disporli sulla focaccia. Abbondate, siate generosi, perché vi ricordo che deve essere, il risultato è un dolce sostanzialmente. Vi ricordo che se la ricetta vi piace, iscrivetevi sul nostro canale YouTube, è gratis. Un dolce un po' diverso dai soliti che siamo soliti mangiare alla domenica, e accompagnato con un buon calice di vino, vi assicuro che il risultato è davvero incredibile. Guardate la bolla. Ecco lì. Ora terminiamo mettendo lo zucchero. Io utilizzo lo zucchero di canna perché lo zucchero di canna conferisce una colorazione più dorata alla nostra focaccia. A questo punto possiamo decidere se aggiungere ancora un goccino d'olio, oppure, visto che parliamo di dolce, potremmo anche aggiungere un po' di burro. Questa è la focaccia. Ora la lasciamo riposare ancora una decina di minuti e poi la andremo a cuocere. Bene, abbiamo lasciato riposare ancora la nostra focaccia e ora è il tempo di infornarla. Forno caldo, 190 gradi per 20 minuti. La nostra focaccia direi che è perfettamente cotta. Guardate, bella croccante. Sentite com'è croccante? Ora la lasciamo raffreddare qualche istante e poi è pronta per essere gustata. Adesso la tagliamo. Guardate. Beh, l'aspetto sembra invitante, speriamo che anche il sapore sia ugualmente buono. Carina, bellin che buona.